Vediamo come realizzare da burda di febbraio questo vestitino, davvero molto carino. Qui consiglio di utilizzare un tessuto sostenuto come il jeans. Io ho utilizzato un tessuto molto più prezioso tipo broccato perché mi serviva per un'occasione speciale. È semplice da realizzare perché si tratta di una serie di cuciture e di impunture, soprattutto per quanto riguarda la cinturina. Il cinturino è molto carino perché ha questa cintura alta che sembra quasi un bustino se realizzato con un tessuto sostenuto. Può essere portato senza maniche oppure con qualcosa sotto. Io ho fatto la gonna più lunga che è svasata. Il mio tessuto è abbastanza rigido, quindi non è svolazzante. E quindi andiamo a vedere subito questo tutorial. Fammi sapere se ti piace, con che tessuto lo vorresti realizzare. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Seleziona il tuo cartamodello dalla rivista, segui la tua taglia, vedi a che numero corrisponde e disegna il tuo cartamodello e vedi come posizionarlo sulla stoffa. Io ho utilizzato questa bellissima stoffa, ne ho ancora qualche metro, per informazioni scrivimi. Disponi quindi il cartamodello sulla stoffa e la gonna è stata appoggiata e piegata in doppio. Ho anche fatto il corpino davanti piegato in doppio. Tutte le parti del cinturino devi segnare i vari numeri che corrispondono e tutte le parti anche del cartamodello sul corpino. Iniziamo cucendo le pence del davanti e del dietro. Inizia dal basso, finisci la pence a niente e fai un nodo per fermare la pence. Ora bisogna ribattere, impunturare la pence. Tieniti sempre la stessa distanza utilizzando il piedino come metro di riferimento per tutte le impunture che andremo a fare. Arriva in fondo e ritorna un po' indietro, così sarà fissa l'impuntura. Ecco qua, finito. La parte davanti, come ti ho detto, non ho divisa a metà come nel cartamodello, ma ho fatto un pezzo unico. Andiamo quindi a unire tutte le parti che compongono il cinturino. C'è un numero di riferimento sia nella parte alta che nella parte bassa. Ti consiglio, appena togli la carta velina, di unirle ciascuno con uno spillo e di procedere alla cucitura senza togliere gli spigli, altrimenti è facile confondersi. Inizia quindi dalla parte esterna del lato destro o sinistro, fai una cucitura con un punto diritto, dopodiché cuci direttamente il pezzo a fianco e procedi così per tutto il cinturino. Otterrai una parte destra e una parte sinistra. Ecco qui, questa è una parte destra e la parte sinistra. Tutte queste cuciture vanno impunturate, quindi devi spingere il margine da un lato e impunturare. Ovviamente la parte destra andrà impunturata specularmente rispetto alla parte sinistra, in modo che ci sia un equilibrio tra destra e sinistra. Se a destra fai l'impuntura a destra, a sinistra la farai ovviamente a sinistra. Appiattisci e il tessuto viene veramente molto carino. Adesso unisci la parte destra con la sinistra, unendo la cucitura centrale del davanti. Una volta cucito qui, questi margini vanno aperti destra e sinistra e impunturati sia sulla destra che sulla sinistra. Andiamo quindi a cucire il fianco dietro sui vari lati, il davanti sul dietro, quindi appoggia il corpino dietro destro e sinistro sul davanti e cuciamo il fianco con un punto diritto. Io ho impunturato anche le cuciture dei fianchi, tutte le cuciture sono state impunturate per avere un equilibrio del modello e anche perché questo tessuto è abbastanza sostenuto, quindi volevo appiattire bene le cuciture. Disponi quindi tutto il cinturino sopra il corpino e procediamo con una cucitura con un punto diritto. Fai combaciare il centro, ecco qui cucito, e fai una ribattitura anche qui, sempre tutte alla stessa distanza utilizzando il piedino come punto di riferimento. Attacchiamo adesso la cerniera invisibile, quindi mettiamo la faccia in giù e facciamo una cucitura con il piedino specifico per la cintura, per la zip invisibile, scusa. Apri i piedini, i dentini della cerniera e passa con l'ago, con un punto diritto. Attaccato il lato sinistro, attacchiamo il lato destro mettendolo sempre a faccia in giù e facendo combaciare la cucitura della vita
Ecco qua cucito, sempre con il piedino specifico per la cerniera invisibile. Adesso andiamo a ribattere anche questa cucitura qui, ribattuta, finita perfettamente. Andiamo a cucire la parte dietro del corpino, proseguendo dalla cucitura della zip fino in fondo, quindi da dove finisce la zip cucio fino in fondo con un punto diritto. Anche qui in questo caso dopo apro i margini a destra e sinistra e faccio un'impuntura anche qua sul lato destro e sul lato sinistro, perché si tratta della cucitura centrale. Prendiamo adesso il rinforzo per il nostro corpino. Io ho utilizzato un'altra stoffa e andiamo a cucire i due fianchi. Rifinisci tutto il rinforzo con la tagliacucio con un punto zigzag, appoggialo diritto contro diritto e vai a cucire con un punto diritto tutto il collo e l'incavo delle maniche. Fai combaciare le cuciture del fianco, lascia aperte solo le spalle. Andiamo quindi a cucire con un punto diritto, rinforzo con il lato diritto sopra il diritto del tessuto, fai combaciare appunto le cuciture dei fianchi e vai a incidere con le forbici tutte le parti curve, in modo da poter ripiegare più facilmente il rinforzo all'interno del corpino. Una volta che le hai incise, vai a spostare i margini sopra il rinforzo laddove riesci e fai una seconda ribattitura per tenere i margini sopra il rinforzo. In questo modo tutto il rinforzo verrà poi tenuto all'interno del corpino in maniera migliore. Quindi fai la seconda cucitura vicino alla prima, spostando i margini sopra il rinforzo. Ecco qua già cucito, stira. Adesso andiamo a cucire le spalle, quindi disponi diritto contro diritto una spalla, solo la stoffa diciamo quella bella, e vai a cucire con la macchina da cucire solo questo lato della stoffa, non quello del rinforzo. Ovviamente è impossibile fare il cerchio, no? Quindi andiamo a cucire solo il lato esterno e poi rifiniamo a mano il lato del rinforzo. Quindi piano pianino cerca di cucire almeno la parte bella della stoffa, in modo che venga la cucitura perfetta. Ecco qua, cucito solo il lato esterno, diciamo visibile. Il lato interno lo vado a cucire con un punto diritto, spostando i margini all'interno che quindi non siano visibili. Ecco qua, finito fuori e finito dentro, cucito con un punto a mano. Vado a impunturare tutto il girocollo e anche il giro manica, così come ho fatto per tutte le cuciture. In questo modo il rinforzo verrà tenuto anche meglio all'interno del mio vestito. Questa è una stoffa abbastanza grossa e sostenuta, perciò ho bisogno di appiattire bene le cuciture. Ecco qui, rifinito tutto perfettamente, molto carino. Rifinisco solo a mano la parte della cerniera con il rinforzo. Non mi resta che andare a cucire la gonna, quindi dispongo i teli diritto contro diritto, il lato avanti e il lato dietro, e faccio una cucitura con un punto diritto lungo i fianchi e vado a ribattere anche qua la cucitura nello stesso verso del fianco del corpino. Adesso dispongo diritto contro diritto, il corpino sulla gonna, appunto i fianchi e la parte centrale davanti e la parte centrale dietro, e faccio una cucitura tutto intorno. Ecco qua cucito. Anche in questo caso vado a ribattere la cucitura, così come ho fatto tra la cintura e il corpino, uguale, e faccio l'orlo in fondo. Ti piace? A me moltissimo. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere con un like, lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!